Ma come possiamo scovare i rapaci quando a occhio nudo sembra che il cielo sia completamente vuoto? Oggi vi mostrerò la mia tecnica utilizzando binocolo e spotting scope. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Pier Giovanni Salimbeni e sono un giornalista e tester nel settore degli strumenti ottici e digitali dal 1997. Oggi, come vedete, mi trovo ancora una volta nella riserva naturale regionale Palude Brabbia in provincia di Varese, sulla torretta di avvistamento a 2 piani che consente di osservare l'ambiente a 360 gradi. Questo è un punto molto interessante perché permette di controllare contemporaneamente canneti, specchi d'acqua e aree aperte, cioè tutti gli ambienti in cui può capitare di individuare dei rapaci. Da questa oasi è abbastanza frequente osservare specie come ad esempio la poiana, il falco pellegrino o lo sparviere, che sono presenze abbastanza regolari. Oggi però in realtà sono qui soprattutto per cercare il falco di palude e per verificare se sia arrivata l'aquila natraia. Questa è una specie decisamente più rara da queste parti e sempre emozionante da individuare. Molti mi chiedono spesso come faccia a trovare i rapaci, soprattutto quando il cielo sembra completamente vuoto. In realtà, ragazzi, nella maggior parte dei casi i rapaci ci sono, ma bisogna saper dove guardare e soprattutto come cercarli. Se volete vedere questa nuova guida di Binomania, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale, è gratuito, e io inizierò subito dopo la breve sigla. A tra poco. Oggi, ragazzi, vi mostro il metodo che utilizzo normalmente sul campo. Parto sempre dal binocolo, in questo caso il mio Zeiss Victory SF8x42, che utilizzo per la ricerca e solo dopo passo allo spotting scope, uno Zeiss Arpia 95. Quando ho già individuato un soggetto e voglio osservarlo meglio, identificarlo con precisione. La cosa importante da capire è proprio questa: il binocolo serve per trovare, lo spotting scope serve per osservare nei dettagli. È uno degli errori più comuni partire subito con lo spotting scope perché restringe molto il campo visivo e rende più difficile individuare i soggetti, anche se in questo caso il pregio dello Zeiss Arpia 95 è quello di fornire già a 23x un campo visivo spesso che pari al doppio di molti altri spotting scope a un ingrandimento di poco superiore. Quando inizio a cercare dei rapaci, la prima cosa che faccio non è guardare subito nel binocolo, ma osservare comunque per qualche istante a occhio nudo. Questo mi serve per capire le condizioni, quindi la direzione del vento, la presenza di termiche e il comportamento dell'altra avifauna. Soltanto dopo inizio la ricerca con il binocolo. A questo punto è importante muoversi molto lentamente, magari vestiti in maniera mimetica, insomma non molto evidente, e in modo sistematico inizio a cercare con il binocolo evitando di spazzolare il cielo in modo casuale. Di solito parto da una zona che reputo interessante e mi sposto progressivamente, mantenendo quindi un movimento regolare senza fretta. Un errore molto comune è muovere il binocolo troppo velocemente. In questo modo l'occhio non riesce a cogliere i piccoli movimenti e le sagome lontane, che spesso sono proprio i segnali che permettono di individuare un rapace. Un altro aspetto importante è non guardare solo il cielo aperto. Molti rapaci infatti si muovono lungo i margini, il bordo dei boschi, come in questo caso le linee di vegetazione, i canneti, oppure zone dove l'aria calda sale. Sono queste quindi le aree che controllo per prime. Una delle cose poi più importanti quando si cercano i rapaci è capire dove è più probabile trovarli. Infatti non si muovono a caso, sfruttano soprattutto l'ambiente e anche le correnti d'aria. Per esempio, nelle giornate con un po' di sole come oggi, è abbastanza facile che si formino delle correnti termiche, quindi i rapaci le sfruttano per salire in quota senza battere le ali.
quindi conviene controllare le zone dove il terreno si scalda più velocemente, come ad esempio le aree aperte oppure come i margini tra prati e boschi. Vale anche la pena conoscere qualche elemento del comportamento delle specie che possiamo incontrare qui. Infatti vi lascio poi qualche link con i libri in descrizione. La poiana, ad esempio, è uno dei rapaci più facili da individuare perché tende a volteggiare a lungo sfruttando le termiche, spesso emettendo il suo caratteristico richiamo. È un rapace quindi piuttosto tranquillo che ama rimanere in quota, posarsi su alberi isolati e pali da cui osserva il terreno. Lo sparviere, ad esempio, contrariamente è molto più discreto e veloce, vola bassissimo, spesso seguendo i margini del bosco o attraversando radure e canali con battiti rapidi e brevi planate. Più che cercarlo alto nel cielo, infatti, in questo caso conviene osservare le linee della vegetazione e i corridoi naturali dove potrebbe insinuarsi, che utilizza per sorprendere le prede. Il falco di palude invece ha un comportamento molto caratteristico perché caccia volando basso sopra i canneti e le zone umide e ha un volo lento, elastico, spesso è oscillante. Quindi quando si impara a riconoscere questo tipo di volo diventa più facile individuarlo anche a grandissima distanza. L'aquila natraia, molto rara, ma è capitato di vederla qui, se presente quindi è generalmente più alta in volo e più possente nel profilo. Spesso sfrutta ampi giri in quota e può rimanere a lungo sospesa nelle correnti. Proprio per questo, quando la si cerca, conviene controllare in presenza di termica con attenzione anche le zone di cielo apparentemente vuote, perché a grande distanza può apparire ad esempio come una semplice sagoma scura oppure come addirittura una poiana vista da molto lontano. In definitiva, trovare i rapaci non è solo una questione di fortuna, è comunque un insieme di osservazione, metodo e conoscenza del comportamento. Quindi più tempo si passa a guardare l'ambiente prima ancora di alzare il binocolo al cielo e più diventa facile capire dove dirigere lo sguardo. Un altro punto interessante poi sono le linee naturali del paesaggio, come vi ho anticipato, quindi i bordi dei canneti, le sponde, le radure oppure i pali e gli alberi isolati che spesso vengono utilizzati dai rapaci come posatoi. Qui dalla torretta a 2 piani per esempio posso controllare facilmente sia le zone aperte sia i margini dei canneti, che sono quindi tra i punti più interessanti perché concentrano molta attività dei rapaci. L'importante però è non avere fretta, perché spesso il primo indizio non è il rapace in sé, ma è un movimento lontano oppure può essere il comportamento di altri uccelli. Può capitare infatti per esempio di vedere gruppi di anatidi che si alzano improvvisamente in volo o che si agitano e spesso questo è il segnale che qualcosa sta passando sopra di loro. Anche conoscere quindi le abitudini delle specie, ve lo ripeto, aiuta veramente tanto. Qui in Oasi per esempio, quando l'aquila natraia era arrivata qualche anno fa, trascorreva spesso parecchio tempo appollaiata là in fondo, proprio nei pressi della garzaia, probabilmente in attesa di prodare le uova. Sapere quindi queste cose permette di concentrare l'attenzione nei punti giusti, invece di continuare a cercare ovunque senza criterio. Quando individuo qualcosa che potrebbe essere un rapace, a quel punto, dopo aver osservato nel binocolo, passo allo spotting scope. Lo spotting scope non è lo strumento per cercare, secondo me, ma per osservare meglio e capire che cosa si stava guardando col binocolo. In questo caso, come vi ripeto, personalmente utilizzo lo Zeiss Arpia 95 perché innanzitutto permette di avere più dettagli rispetto al binocolo, soprattutto quando il soggetto è lontano, e poi perché comunque a 23x ha un campo di vista veramente molto elevato. Il passaggio dal binocolo allo spotting scope è abbastanza naturale, quindi prima si individua la zona e poi, mantenendo il riferimento magari visivo, si punta allo spotting scope più o meno nello stesso punto. Con un po' di pratica vedrete che questo diventerà un movimento automatico. Il vantaggio poi del telescopio d'osservazione naturalistica è che permette di osservare particolari che spesso sono fondamentali per identificare la specie, come ad esempio la forma delle ali, il disegno del piumaggio o il comportamento in volo a lunga distanza. E quindi in questa fase diventa veramente molto importante avere stabilità.
Per osservare bene, quindi soprattutto ad alti ingrandimenti, un buon treppiede magari in carbonio e una testa video fluida fanno davvero in questo caso la differenza. Consentono quindi di seguire il soggetto in modo preciso, senza scatti, senza vibrazioni, e riducono l'affaticamento durante le osservazioni più lunghe. Io ad esempio questa mattina starò qui dalle 10 fino a mezzogiorno e mezza. Personalmente preferisco utilizzare uno spotting scope con zoom piuttosto che strumenti a ingrandimento fisso, come ad esempio i binocoli giganti o soluzioni meno versatili, perché qui sul campo mi capita continuamente di passare da soggetti relativamente vicini a osservazioni quasi all'infinito, e quindi devo variare rapidamente il campo inquadrato, e la possibilità di regolare con rapidità l'ingrandimento in modo continuo, come concesso da uno spotting scope, in questi casi è un grandissimo vantaggio. Anche con il telescopio da osservazione naturalistica comunque è importante non avere fretta, perché conviene partire con un ingrandimento medio e poi comunque aumentare solo se l'immagine rimane stabile, anche a causa della turbolenza, e rimane soprattutto leggibile. Nel tempo infatti ho visto che chi inizia a cercare i rapaci commette spesso alcuni errori che sono abbastanza tipici, che adesso cercherò di riassumere. Il primo è utilizzare subito lo spotting scope per cercare. Il campo visivo, vi l'ho detto, è molto più stretto rispetto al binocolo e quindi diventa molto più difficile individuare un soggetto. Il secondo errore poi è muovere il binocolo troppo velocemente, perché l'occhio ha bisogno di qualche secondo per adattarsi a percepire dei piccoli movimenti o delle sagome lontane, quindi conviene sempre procedere con lentezza e poi in modo molto fluido e regolare. Un altro errore abbastanza comune è guardare solo il cielo aperto, perché come vi ho detto in realtà molti rapaci, molti di più di quello che pensiate, si individuano più facilmente lungo i margini, quindi sopra i boschi, vicino ai canneti, insomma non mi ripeto, o in corrispondenza delle correnti d'aria. Infine, un altro errore che vedo spesso è scoraggiarsi troppo presto, perché a volte bastano pochi minuti di osservazione attenta per iniziare a vedere attività che all'inizio magari non si notava perché osservavate, diciamo così, senza criterio. Quindi ragazzi, io spero che questi consigli pratici possano veramente essere utili, soprattutto a chi si sta avvicinando al birdwatching e all'osservazione dei rapaci. Come avete visto, non si tratta tanto di avere strumenti costosi o particolari, potete spendere anche molto meno, ma di imparare a osservare con metodo, capire l'ambiente e avere un po' di pazienza. Con il tempo poi vedrete che tutto diventerà più naturale. Se questo tipo di contenuti, oltre alle classiche recensioni di Binomania, vi interessano, nei prossimi video posso approfondire anche altri aspetti pratici dell'osservazione sul campo, quindi fatemi sapere nei commenti. Grazie come sempre per avermi seguito, anche in questo breve video qui dalla Palude Brabbia, e come sempre per oggi termino qui. Vi aspetto quindi su questo canale, ci vediamo anche sul sito ufficiale che è binomania.it, dove troverete oltre 1300 recensioni di strumenti ottici per uso naturalistico e astronomico, sul forum di Binomania, dove potete discutere con altri appassionati, e se volete addentrarvi ancora di più in questa passione, conoscere indiscrezioni, comparative, anteprime e il dietro le quinte del mio lavoro, è disponibile Binomania Inside, quindi un'area in abbonamento che con una piccola quota annuale pagabile a rate, circa 4-5 caffè al mese, vi sembrerà di essere qui con me. A presto ragazzi, da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni!